Turin, ma... Moretti, che cosa si è messo in testa? Di inquinare le prove? Non mi permetterei mai. Le hanno assegnato il caso? No. Ma una volta era mio. Omicidi come questo non sono casuali, sono premeditati. Ma è un assassino o sono due? E se è uno solo, che diavolo è? Ecco cosa succede a dare la caccia ai fantasmi. Non ai fantasmi, alla verità. Ecco arriva il nuovo giorno. Il fattore si leva di turno. Le sue armi può posare e finalmente può dormire. Ed eccoci al nostro video sui pensieri e forse divido in due parti. Ad ogni modo, primo pensiero, sì, se vedete appunto il preview all'inizio del video, forse metto anche di nuovo il preview al pezzo già interpretato 2 giorni fa del primo pezzo. Stiamo parlando di Non ho sonno di Dario Argento, appunto su cui non sono riuscito a dire bene ciò che volevo dire nei giorni scorsi. Questo tributo praticamente, cioè questi pezzi li ho caricati, sto caricando perché sono una sorta di un piccolo tributo al film, diviso in 4-5 pezzi, sicuro 3, forse anche 4-5 se riesco, in ogni caso appunto dedicati al film, perché il 5 gennaio 2001 è stato l'anniversario di uscita del film qui in Italia, e quindi diciamo, ho deciso di tributare
appunto il film in questo modo e qui dico che il film in qualche modo mi ha segnato perché è stato il film con cui ho scoperto Dario Argento, praticamente quasi 3 anni fa, l'ho beccata in televisione qui sulla fine di maggio del 2019, non ricordo esattamente il giorno, comunque proprio durante la notte lo fece, se non ero terminò intorno alle 4 il film. E devo dire che come il titolo poi non dormì per qualche giorno, i giorni successivi, diciamo che queste sono alcune cose che ho già scritto nei commenti a Guerra di Posti dei Lynch questi giorni, quindi chi mi segue anche lì già sa alcune cose che sto dicendo adesso. Ad ogni modo considero il film come Canto del Cigno di Dario Argento. Ho visto praticamente tutti i film di Dario Argento, solo il Fantasma dell'Opera e Dracula 3D, che comunque non sono niente di che perché appartengono al periodo appunto meno riuscito del maestro, e i film ovviamente li ho recuperati poi dopo la visione di Non ho sonno, ho recuperato diciamo tutti gli altri film. E devo dire che certamente Profondo Rosso e Suspiria sono oggettivamente i suoi capolavori, poi in totale secondo me 6 sono i suoi più grandi film, appunto Profondo Rosso, Suspiria, Inferno, Tenebre, Fenomena ed Opera. Secondo me questi sono i 6 più grandi, e però per me tutti dal primo nella trilogia degli animali, dall'Uccello dalle piume di cristallo fino a Non ho sonno, sono tutti grandi film. E per quanto riguarda la trilogia degli animali, che sono i primi del film, la trilogia degli anni 70, c'è da dire che le musiche sono di Ennio Morricone e in effetti aumentano secondo me il valore dei film. In particolare consiglio di ascoltare il brano Come un madrigale, tratto dal terzo film della trilogia, che è il Quattro mosche di velluto grigio, e questo pezzo è inserito nella scena finale, praticamente verso i titoli di coda del film, ed è veramente un pezzo straordinario insieme alla scena, cioè il pezzo secondo me amplifica la bellezza della scena. Ovviamente consiglio prima di vedere il film per chi non l'ha visto, perché amante del genere soprattutto, e poi ascoltare il pezzo. Mentre tutti gli altri film, come certamente sa chi conosce Dario Argento meglio di me, le musiche sono state composte quasi sempre dai Goblin. E sì, in qualche modo quando appunto ho imparato questi pezzi per Non ho sonno, poi parlando sempre di musica dei Goblin, ho capito perché la colonna sonora è stata nominata per i Nastri d'Argento, un premio molto prestigioso qui in Italia, perché effettivamente hanno fatto veramente un grande lavoro. Non dico che al pari di Profondo Rosso e Suspiria soprattutto, ma anche Fenomena, Tenebre, Opera, ma sta opera poi solo Claudio Simonetti, diciamo, ci ha lavorato. Comunque è un altrettanto grande lavoro, veramente. Ci sono poi un'altra cosa, ho già detto ieri nel mio commento al report, se una cosa mi succede a me, che a volte quando non mi piacciono, mi sta capitando spesso quando questa mia attività tastiera su YouTube, che ci sono pezzi che spesso non mi piacciono, o meglio sono convinto che di una colonna sonora mi piacciono determinati pezzi e conosco di più, appunto, però poi gli altri li metto da parte perché conoscendo li elimino, penso che non sono grandi come gli altri. Invece il fatto di imparare dei pezzi di proposito per poi caricarli come tributo ai film, attori, personaggi eccetera, mi permette da tempo appunto con questa attività di farmi piacere anche altri pezzi in una colonna sonora, e quindi ringrazio in certo senso la mia attività su YouTube mi permette di fare qui. Appunto parecchi pezzi di diverse colonne sonore mi sono piaciuti proprio perché li ho imparati, quindi un po' costretto, però poi proprio perché in certi casi sono anche difficili da imparare, forse sia la soddisfazione di averli imparati perché sono difficili, il fatto di averli ascoltati continuamente mi ha fatto piacere questi pezzi, in questo caso di Non ho sonno, ma anche in generale di altri film, e quindi sono contento di questo perché poi sia il bagaglio personale musicale, che comunque già di per sé stesso si amplia da sé vedendo sempre nuovi film, appunto si arricchisce anche in questo caso, sia il fatto che appunto la mia anima poi
si arricchisce sempre di più. E sì, ovviamente la traccia in questione ho caricato, oltre la traccia del Mind Title Theme che ho ricaricato qui come preview, per chi non l'avesse vista la potete rivedere. La traccia in questione è Killer on the Train e diciamo riguarda praticamente una famigerata scena nel film, proprio la scena iniziale, dico solo la scena dell'omicidio sul treno, e devo dire che non la conoscevo, in effetti combacia perfettamente con l'atmosfera della scena, i Goblin sono veramente dei geni. Insomma questo quartetto di Claudio Simonetti alle tastiere, Agostino Marangolo alla batteria, Fabio Pignatelli al basso, Massimo Morante la chitarra elettrica, e poi impastata c'erano anche altri, Walter Martino e anche altri di studio, no? Comunque sono veramente una leggenda, poco da fare. A volte i bassi nei loro pezzi sono veramente potenti, ma tutta la sommatoria degli strumenti, e effettivamente è giusto che insomma ci siano invidiati in tutto il mondo a livello di musica e di soundtrack. E il film invece, appunto, come dicevo, mi ha segnato, è anche scioccato, mi scioccò all'epoca che certamente non passa questo caso, non sono d'accordo con quelli che sostengono che è brutto, un brutto film. Secondo me appunto all'inizio è tanto del cigno, come dicevo, e tra l'altro l'ambientazione, non a caso è stato definito un sequel, una sorta di sequel di Profondo Rosso, perché l'ambientazione è praticamente la stessa, e Torino poi ci sono comunque molti elementi che richiamano a Profondo Rosso. Condito comunque da un cast importante, con Max von Sydow ovviamente l'attore più importante, ma la sua carriera insomma parla da sola, ma anche altri protagonisti, personaggi come Roberto Gibetti, che secondo me veramente fa una prova eccezionale, poi questo personaggio poi Gabriele Lavia, un direttore di teatro che poi ha anche lavorato a Profondo Rosso, insomma sì, è altro grande attore, Rossella Fatti, insomma sono diversi attori ben ricordati in quel film, altri un po' meno, però questo comunque è sempre stato un punto carente, credo, Dario Argento, gli attori, ma anche se dipende, che Profondo Rosso, comunque Suspiria e anche altri film come Fenomeno, insomma, vantano comunque dei grandi attori. Però nel complesso a me comunque mi ha inquietato, devo dire che ci sono messe terrore, messe anche ci sono gli omicidi che appunto la scena del treno penso sia la migliore in assoluto da questo punto di vista, anche quella della vasca, no, del gatto, omicidio gatto, diciamo, che poi c'entrano gli animali in questo film, ma non dico più di tanto perché, non svelo più di tanto perché se vi interessa poi, non spoilerò come si dice oggi, lo andate a vedere da voi. E quindi sì, tra l'altro è tratto anche da un romanzo, il libro, adesso non ricordo esattamente il titolo del libro, comunque penso di aver detto tutto sul film. Quindi se mi questa cosa in mente, ma non penso, potete aggiungere in descrizione. Subito che questo pensiero e anche l'altro forse valgono anche come pensieri di domani, anzi può essere pure che li carico domani se non riesco oggi, che comunque in questi giorni sto pensando sempre a queste cose, più essendo diviso questo tributo in 3-4 pezzi, diciamo, e poi passo subito al pensiero, diciamo, successivo,